Dopo aver fatto un'analisi di alcuni dei broker più famosi che ci sono sul quadro italiano, posso dire senza molti problemi che, secondo me, quello migliore su cui investire in ETF non è altro che... Fatemi indovinare, siete appena arrivati nel mondo degli investimenti. Avete magari trovato già alcuni dei miei video o di altri youtuber. Vi iniziano a spiegare le basi, vi dicono come funziona l'investimento, che ci sono vari asset e quanto dovreste investire. Tutto molto bello, ma poi arriva il problema fatale. Come si fa in concreto? Ma prima ancora di questo, quale broker, quale applicazione, da chi devo andare per iniziare ad investire? Ovviamente sono tutte domande molto importanti, ma nel video di oggi ci concentriamo sulla prima. Qual è il broker migliore su cui puntare? Velocissimo disclaimer, mi raccomando, è assolutamente importante per questo video. Il broker migliore, che secondo me verrà spiegato ed enunciato, si basa sulla scelta personale delle nostre esigenze. Quanto denaro possiamo investire? Che stile di vita abbiamo? In che area geografica del mondo ci troviamo? Che tipologia di investimento stiamo facendo? Quale asset? Che tipo di strategia stiamo facendo in quell'asset? Investire nel breve periodo, nel medio periodo o nel lungo periodo sono tre strategie completamente diverse e così funziona per ogni asset. Se state cercando un canale per fare un semplice copia e incolla di un portafoglio e un broker, mi dispiace, non è questo il video e il canale per voi. La zia Mary vuole fare in modo di creare delle persone capaci di ragionare, quindi nel video di oggi vediamo un attimino come voi potrete imparare qual è il vostro broker migliore sulla base delle vostre esigenze. E soprattutto ragazzuoli, ricordatevi che in questo video noi andiamo ad analizzare il broker migliore per gli ETF. Se non sapete cosa sono, vi rimando ai miei video. Quindi, detto ciò, ricordatevelo, tenetelo a mente e partiamo con il video. Partiamo dai criteri o gli elementi che dovete assolutamente considerare nel momento in cui scegliete un broker anziché un altro. 1. Commissione e costi. Ogni broker ha delle spese, dei costi diversi. Bisogna che li analizzate. Verifica le spese per le transizioni di denaro, verifica i costi di commissione per gli acquisti e le vendite degli asset. Ad esempio, alcuni brokers applicano commissioni fisse per le transazioni. Secondo criterio, offerta degli ETF. Assicurati che il broker che stai scegliendo abbia una vasta gamma di ETF. Più ce n'hai, più sei sicuro di poter scegliere quello che più ti serve. Per imparare come si sceglie l'ETF migliore vi rimando al mio video. Questo è molto importante perché prima dovete saperlo scegliere e dopo lo dovete cercare, quindi se il broker che avete scelto è perfetto ma non ha l'ETF che vi interessa, è inutile. Terzo criterio, in questo video io andrò soprattutto a parlare degli ETF che si vanno ad investire utilizzando la strategia del piano di accumulazione. Perché è importante dire questa cosa? Perché ovviamente se comprate e vendete nel breve periodo gli ETF sarà ben diverso rispetto al piano di accumulazione e ovviamente i brokers, alcuni offrono un piano particolare per il PAC, mentre altri non lo offrono. Quindi anche qui attenzione alla strategia e vedete se c'è o non c'è nel broker che avete scelto. Quarto criterio, sicurezza e regolamentazione. Per ogni broker ci sono delle regole e ovviamente a seconda di dove stiamo a livello geografico, in questo caso Italia, ci saranno delle regole e delle imposizioni di tasse ben specifici. Il regime dichiarativo, regime amministrativo sono molto diversi tra loro ed è importante sapere bene le differenze, ma non solo. Dei broker offrono delle sicurezze in più mentre altri delle sicurezze in meno. Quinto e ultimo criterio è la facilità d'uso. Se il mio broker che scelgo fa schifo dal punto di vista di interfaccia o è molto difficile da capire, potrà avere anche tutti i vantaggi che volete dal punto di vista economico, ma se non riesco ad usarlo, non riesco ad usarlo e se ci vuole tantissimo tempo per imparare ad usarlo e magari non ce l'ho, non fa il caso nostro? Vediamo ora nel concreto alcuni dei brokers più famosi che ci sono nel mercato europeo e analizziamoli un attimo per capire i punti di forza e di debolezza, così voi potete capire se fanno o non fanno il caso vostro. Ovviamente ne ho presi solamente alcuni e non andrò a leggervi tutte le regole nello specifico perché ovviamente dovete andare nel sito di ognuno dei brokers e farvi
una bella lista. DeGiro è conosciuto sicuramente per la sua ottima assistenza clienti, oltre che per le basse commissioni e l'ampia gamma di, in questo caso, ETF disponibili. DeGiro nasce ad Amsterdam nel 2008. Questo implica che abbiamo quindi l'aiuto tedesco. Infatti, dal punto di vista di sicurezza, il fatto che sia un ente tedesco è molto buono per noi. Infatti, la liquidità dei clienti è detenuta da Flatex Bank, ma abbiamo anche un'altra sicurezza data dal fondo interbancario di tutela dei depositi, che anche questo ovviamente è tedesco. Per chi non lo sapesse, ovviamente i tedeschi sono molto conosciuti per essere estremamente vigili e molto sicuri dal punto di vista della liquidità del denaro, soprattutto le banche, quindi qui siamo in sicurezza certa con i nostri soldi. Le commissioni nella borsa italiana costano €1 e la gestione avrà un altro euro. Se vediamo degli ETF del mercato globale, invece siamo a €2 di commissione più 1 di gestione. La dichiarazione dei redditi, anche qui per le tasse italiane, generalmente viene fornito un facsimile che poi potrà essere mandato direttamente al nostro commercialista, che si occuperà poi di fare l'effettiva dichiarazione dei redditi. Quindi è definito regime dichiarativo, cioè noi dobbiamo dichiarare le tasse. Troviamo la possibilità di investire in vari asset, non solo in ETF, ma in ogni caso ci sono veramente tantissimi ETF che a noi è quello che importa in questo video. Secondo broker molto famoso in Europa è Scalable Capital. Nasce nel 2014 e siamo ancora una volta in Germania, più di preciso Monaco di Baviera. Anche qui inutile dire che per sicurezza siamo messi molto bene essendo nelle mani della Germania, ma non solo. Nello specifico detiene la liquidità l'ente BaFin. Per chi non lo conoscesse, è un ente nella Germania estremamente severo nell'Unione Europea. È molto famoso perché, insomma, sotto di lui si vige un'attenta analisi e soprattutto un'ampia sicurezza. Una volta c'erano 2 piani a pagamento più uno gratuito, ma adesso hanno ridotto facendo un piano gratuito e invece un piano a pagamento. In questo caso i piani di accumulo, che è la strategia su cui noi vorremmo puntare, sono a €1 di costi di commissione, o meglio a partire da €1, e si riceve anche il 2,5% di interesse sulla liquidità. In questo caso Scalable è letteralmente un broker molto fornito e perfetto per chi vuole fare qualsiasi tipo di trading e anche varie strategie di investimento. Però vorrei sottolineare che non è estremamente ottimizzato per il PAC. Questo perché fornisce tantissime funzioni e quindi è molto generico e non va troppo nello specifico. Tuttavia, le funzioni di vantaggio del PAC sono molto buone e soprattutto c'è anche una funzione molto interessante, ovvero di frazione della liquidità. Ad esempio, quando noi nel nostro piano d'accumulo mettiamo via una quota, ad esempio €200 al mese, non è detto che con quei soldi, soprattutto se sono così pochi, riusciamo a comprare pienamente una quota di ETF a seconda di quello che abbiamo scelto, o magari ne possiamo comprare una e un pezzettino o 2 e un pezzettino, insomma magari non sempre piene. In questo caso ci viene in aiuto la frazione. Il broker farà in modo che sulla base del denaro che c'è a disposizione possiamo comprare esattamente la quota precisa. Ci sono varie possibilità di versare il proprio denaro, che questo è molto comodo soprattutto per chi non vuole perdere tempo e vuole direttamente andare al proprio conto bancario. Quindi sì, diciamo che Scalable è un ottimo broker per chi non vuole concentrarsi solo ed esclusivamente sulla strategia del PAC, del piano di accumulo. Come ultimo broker molto interessante per gli ETF in Europa abbiamo Trade Republic. È in realtà un broker molto giovane, stiamo parlando del 2019, però anche lui, guarda un po', si ricollega sempre alla Germania. E di nuovo torna in gioco l'ente BaFin, che come vi ho già detto
per il precedente Scalable è uno dei enti più severi che ci sono in Europa, di conseguenza la sicurezza è garantita. Anche in questo caso vi darà degli interessi per la liquidità, ma bene o male sono cose che abbiamo visto anche per i precedenti due, è una cosa che c'è ormai quasi dappertutto nei vari broker. Molto interessante è la possibilità del saveback dell'1%, dove noi andremo ad ottenere l'1% di rimborso su un totale di 1.500 euro di spese mensili che sono idonee con la carta, investito nel tuo piano di accumulo. Per attivarlo ovviamente bisogna investire almeno 50 euro nel piano di accumulo. Questa è una funzione molto interessante e, come noterete, questo broker è veramente fantastico per chi vuole utilizzare la strategia del piano di accumulo. Infatti questo broker tende a disincentivare il trading nel breve periodo, proprio perché l'idea è quella di creare broker, una piattaforma che è in grado di dare sicurezza ai propri investitori, e ovviamente c'è molta più sicurezza con il piano di accumulo e quindi un investimento nel lungo periodo. Anche qui si può iniziare ad investire in azioni e in ETF a partire da €1, ma è molto importante notare una differenza. Se si compra un ETF singolarmente si andrà ad avere circa €1 appunto di commissioni, ma se noi facciamo il PAC, cioè il piano di accumulo, noi non avremo alcun tipo di commissioni. Questo è un altro incentivo per farci fare questo fantomatico PAC. Anche qui abbiamo gli strumenti di frazione della liquidità, quindi se non possiamo comprare un'intera unità, un'intera quota di un ETF perché abbiamo troppi pochi soldi, nessun problema, ci penserà il broker a comprare l'esatta parte di quota che possiamo permetterci. Non c'è la leva finanziaria, non ci sono i colori nei grafici, il verde e il rosso non ci sono, proprio perché, come già detto, il broker vuole incentivare a fare la parte di investimento più tranquilla e sicura anche per i principianti e i novellini. La liquidità non investita avrà poi un 4% di interessi che ci verranno dati su un totale massimo di 50.000 euro, che non è poco insomma, e soprattutto, questo è molto più recente, Trade Republic ha finalmente passato dal regime dichiarativo al regime amministrativo. Ciò significa che non dobbiamo più noi andare a prendere il facsimile, darlo al commercialista e fare la dichiarazione dei redditi e pagare noi le tasse, bensì farà tutto il broker, e questo è ottimo ed è stato introdotto insieme anche all'IBAN italiano. Evitiamo le trappole, specifichiamolo subito e cerchiamo di capire come dei broker siano delle vere e proprie bufale o scammer, se preferite. Diffida dalle offerte troppo belle per essere vere. Ci sta che alcuni brokers abbiano più vantaggi rispetto ad altri, ma è impossibile che ci siano dei brokers veramente perfetti in tutto e per tutto. Spesso ci sono anche dei costi nascosti che magari non vi vengono direttamente menzionati, ed è per questo che voi, ogni volta che trovate un bel broker, andate nel loro sito internet e vi andate a leggere tutti i costi di commissione, transazione e tutto ciò che dovete assolutamente sapere che magari non vi viene detto nella pagina principale. 2. Attenzione, leggi bene i termini e le condizioni d'utilizzo dell'applicazione del broker. Prima di aprirti un conto, che sembrerà molto facile aprirselo nei vari brokers anche perché sono tutti uguali, dovete assolutamente leggere bene i servizi, le condizioni d'uso della privacy, soprattutto se non state optando per un broker che è conosciuto e ben affidabile, ma magari nuovo. 3. Verifica sempre le recensioni e cerca di capire se altre persone reali, concrete, hanno una buona opinione, e cerca di capire i vantaggi e gli svantaggi. Ci sta che escano ogni giorno nuovi broker, se non è detto che solo perché sono appena nati siano degli scammer, ma è anche vero che bisogna prendere tutto con le pinze e fare attenzione e capire quello che viene detto e le persone che l'hanno già provato come si sentono a riguardo. Dunque, vi avevo detto che questo video era fatto in modo per riuscire a farvi un attimino avere un'idea del quadro generale che c'è in Europa, ma sicuramente tutto ciò che vi deve rimanere da questo video è il capire, sulla base di tutto ciò che ho analizzato, quello che potrebbe essere migliore per voi. Non è per forza compreso tra i brokers che vi ho precedentemente detto e analizzato, anche perché, come vi ho già detto, ce ne sono tantissimi. Io ne ho presi 3 che sono in realtà molto simili tra
tra loro. Eppure in questa similitudine io personalmente so bene, in base a quello che voglio investire, quali dei tre mi conviene di più. Infatti dal mio punto di vista, volendo io investire in un piano di accumulo di ETF nel lungo periodo, vado a mani basse con Trade Republic. E no, non sono sponsorizzata, non ho alcun tipo di filiale, però ritengo che veramente per le mie necessità e le mie esigenze è perfetto. Quindi, come vi ho detto, mi raccomando, utilizzate sempre la vostra testa sulla base di ciò che volete fare e prima di partire con il broker scegliete bene la strategia, quanto denaro volete investire e in che asset. Mi raccomando, non limitatevi mai e poi mai a fare un banale copia e incolla, anche se si parla del broker.